Ti è mai capitato di andare in giro mentre magari passeggi o stai intrattenendo una conversazione, ti viene in mente quel ricordo di quella cosa da fare, quel qualcosa che avevi scritto da qualche parte ma ti è sfuggito? Oppure magari stare sotto la doccia, mentre fai la doccia lì spensierato, ti ricordi di quell'evento che dovevi assolutamente fare e ti è sfuggito. Bene, se capita anche a te, stai con me perché in questo video ti darò la soluzione affinché non accada mai più. Benvenuto su 5 Step to ROI. Io sono Sonny e per molti imprenditori sono il signore del tempo. Perché? Perché è la vera risorsa di un'azienda. Per gli imprenditori significa avere più soldi in meno tempo, significa poter prendere nuovi clienti, poter prendere nuovi progetti senza doverne assumere nemmeno altre persone. Per i dipendenti significa non portarsi il lavoro a casa, significa una vita più equilibrata, significa meno stress. Su questo canale aiuto ad aumentare la redditività delle aziende, liberando tempo e ottimizzando spese e guadagni anche tramite automazione. Per cui iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi dare più valore al tuo tempo. Se vuoi invece scoprire cosa possiamo fare per la tua attività, clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita. Ma al mentre torniamo al video di oggi. Dimenticarsi queste tipologie di attività è da sempre uno dei crucci dell'uomo. Pensa che nel 1812 un certo John Letts creò la prima tipologia di agenda commerciale, andando a fondere un diario con un piccolo calendario tascabile. Così nacque la prima forma di agenda scritta, che fu poi tramandata negli anni. Pensa dal 1812 in poi ci sono state valangate tipologie di agende. Ci sono agende magari settimanali, giornaliere, mensili, tipologie di agende anche con magari gli obiettivi. Ci sono tantissime tipologie di agende differenti che non solo le persone, ma anche le attività qui nel mondo business hanno adottato per magari gestire appuntamenti, gestire incontri, gestire varie attività da svolgere durante la giornata, durante i mesi e durante anche gli anni. Perché quello che ha veramente scoperto John nel 1812 è stato l'unico modo che ad oggi esiste per tenere traccia del passato, vivere il presente e andare a pianificare il futuro. C'è anche un grande ma, ovvero il fatto che comunque ci sono i pro e i contro di questa tipologia di tecnologia che appunto nel 1812 è una tecnologia all'avanguardia, magari anche innovativa. Sono passati 200 anni, nel mentre c'è stata qualche evoluzione di mezzo, ma vediamoli insieme. Sicuramente tra i vari pro c'è il fatto che l'agenda è un mezzo utilissimo per portare appunto traccia di tutti gli eventi che dobbiamo andare a svolgere, tenere traccia degli appuntamenti giornalieri, mensili, settimanali, quello che è, insomma. Quindi comunque è un ottimo strumento di time management applicato non solo alla persona ma anche al business. Peccato che è standard, nel senso che molto spesso capita, soprattutto quando si parla di gestione del tempo, di questi argomenti qui, soprattutto in ambito formativo, che tanta gente che fa? Spiega la formazione, spiega le tecniche, prende le tecniche e le applica al singolo individuo, facendo sì che l'individuo si adatti alle tecniche, ma non funziona così, deve essere il contrario, devono essere le tecniche ad adattarsi all'individuo, devono essere le tecniche a far sì che l'uomo possa essere più produttivo, più efficace, più efficiente, bla bla bla, più performante. Deve essere il contrario, su questo magari dopo dei casi di studio di cui vi parlerò. Però questa parte è importantissima. Tutti quelli che fanno formazione in ambito di gestione del tempo, che ti dicono guarda esiste la tecnica rivoluzionaria per cambiare, no. Perché la grande verità che oggettivamente nessuno ti dice, ma perché non conviene a nessuno, è che non esiste la tecnica che applicata per la persona funziona. Considera che siamo quasi 8 miliardi sulla faccia della Terra. Secondo te può esistere un unico mezzo per quasi 8 miliardi di persone? Dai. Quindi il punto è, non esiste la tecnica universale per tutti quanti, ma esistono un pacchetto, oppure tante tipologie di tecniche che applicate in modo individuale permettono al singolo di eccellere. Ok? Questa parte è determinante. Pensa che un messaggio che ho imparato formandomi anni con una persona che poi tra un po' insomma ti farò vedere, è che nella tecnica a far grande l'uomo, ma è l'uomo che applicando la tecnica si fa grande. Ed è questo un po' alla fine della fiera cosa distingue una tecnica da un'altra, cosa distingue alla fine una persona da un'altra e i risultati che può ottenere una persona da un'altra.
Ovviamente esistono anche tanti pro, considera che ci sono tante persone che riescono a utilizzare l'agenda per magari organizzare in modo molto rigido la propria pianificazione nel medio-lungo periodo, come anche persone che magari sono molto molto flessibili, che tendono invece a utilizzare l'agenda per essere un pochino più organizzate. Quindi su questo l'agenda, come dire, ci ha aiutati in questi 200 anni di evoluzione da quando è stata inventata. È anche vero che ci sono vari aspetti migliorabili e uno tra questi è sicuramente l'applicazione che abbiamo visto adesso, quindi andare a cucire su misura rispetto alle proprie esigenze una tipologia di strumento utile per veramente farci la differenza. Soprattutto la cosa più importante è che chi invece non sa utilizzarla oggettivamente poi si trova nei casini. Perché? Perché magari la utilizza per un po' come si faceva alle scuole elementari. Sono sicuro che anche tu l'hai fatto come me, o che magari è un lontano cugino che l'ha fatto. A me succedeva che il primo giorno dell'elementare scrivevo tutto quanto preciso nei quadretti, tutto quanto quello che la maestra diceva. Poi dal secondo giorno iniziavo ad andare un po' fuori il quadretto e così via. Da lì a 2 settimane praticamente il mio quaderno era illeggibile, diventava una roba incomprensibile. Ecco, più o meno la logica è la stessa con le agende. Se non hai un buon metodo e non sei costante, non hai quella disciplina per applicare al meglio ciò che conosci, capisci bene che tutto quello che andrai a tirar su non avrà senso. Comprerai magari un'agenda carina, molto bella, e poi magari le prime settimane, i primi mesi sarà fatta bene, poi arriverai a dicembre e sarà, non so, un quadro artistico, praticamente sarà tutt'altro che un'agenda. Su questo mi collego anche a un altro contro delle agende cartacee, che è molto legato ai tracciamenti, al time tracking. Te lo spiego. Se tu in agenda, per esempio, fissi uno slot, che so io, dalle 8 alle 9 devo fare questa attività, per esempio, e magari quell'attività la compi in meno tempo, in più tempo, molto spesso ti capita di non andare a modificare quella tipologia di attività, ma di lasciare alle 8 alle 9, magari su quella successiva recuperare oppure andare in compensazione. Ma che succede? L'aspetto più importante, lato business, è che il time tracking è determinante per comprendere realmente un fattore importantissimo per la tua azienda, che è la redditività lorda, cioè quanto tu guadagni ogni ora. In realtà si potrebbe fare su ogni minuto, ma quello lo vedremo un'altra volta. Su ogni ora. Questa cosa è determinante. È determinante perché fa la differenza tra un business che cresce e un business che cresce ma non si sa come. Fa la differenza tra un business che è tracciabile al 100% e un business invece che non lo è. Un business che ha dei risultati prevedibili e uno che non ce li ha. È lì che si gioca la partita, sul tempo e ovviamente sulla parte economica. E questo mix di strumenti ti permette di comprendere realmente dove nella tua attività vai a perdere tempo e dove potresti ottimizzarla. E adesso arriviamo anche al motivo per cui mi trovo qui. Su questa parte ci tengo a citare una delle attività con le quali abbiamo collaborato, alle quali siamo riusciti a fare un lavoro molto importante nell'ottica di appunto redditività lorda, non solo, anche altri aspetti che adesso vedremo insieme. Di sicuro l'aspetto principale è stato lavorare su ottimizzazione e automazione. Siamo qui con Vincenzo Palmisano, ideatore del metodo 6 in tempo, fondatore della società. Io Sonny l'ho conosciuto nel 2015, noi ci siamo conosciuti quando un giorno sei entrato nel mio ufficio con una promozione scaduta mesi prima e hai cercato di convincermi ad applicarti quella promozione. Quando l'ho conosciuto ho detto, beh, lui è un po' un personaggio, cioè nel senso, non lo so, vedremo come andrà. Conoscendoci nel tempo ho conosciuto anche tutte quelle altre caratteristiche che sono poi fondamentali, quelle peculiarità che ti rendono una persona straordinaria. Quella parte da ingegnere, rigido, preciso, che sa quello che vuole ma che allo stesso tempo ha una visione globale e questo ti rende una persona fuori dal comune a livello business. E poi la parte invece di entusiasmo, la parte personale, quell'entusiasmo, quel cuore che ci metti nel fare le cose è quello che poi ci ha permesso anche di stringere rapidamente e iniziare poi la nostra collaborazione anche. Andando a focalizzarci un po' al lato business, quali sono quei processi su cui appunto abbiamo lavorato insieme in maniera un po' più verticale, dove senti che magari ci sono dei risultati oggettivi che possiamo condividere con magari chi è all'ascolto? Credo che le cose principali di cui possiamo parlare sono due. Sicuramente una, lato chiamiamola digitalizzazione, nel senso che c'era tutta una parte relativa alla carta. Io arrivavo da un mondo della formazione un po' vecchio, quindi essendo in questo ambito da un po' di tempo, i moduli di iscrizione, le privacy, tutte queste cose, tutti questi processi lunghi, macchinosi, sì, faldoni di roba. Io ho dei faldoni ancora, li ho, poi dovrei bruciarli forse, ancora li ho dal 2005 di questa roba.
carta infinita e processi lunghi che poi portavano via un sacco di tempo, ma soprattutto tanta carta. Quindi una delle cose principali su cui abbiamo lavorato è stata quella, e credo di poter dire che ha fatto sicuramente la differenza in parte di digitalizzazione, quindi eliminare un po' di carta e passare all'online, che sicuramente ha migliorato lato professionalità, perché l'impatto verso l'esterno è differente, e lato anche proprio pesantezza, quindi anche gestione delle emozioni interne, quindi il modo in cui lavoriamo con più serenità. Questa prima cosa sicuramente. L'altra cosa, la seconda cosa che secondo me ha fatto la differenza è invece la parte proprio più di automazione. Abbiamo automatizzato una serie di processi e su questo è stato importante poi la tua competenza nel notare i passaggi, ecco, no? Quando dicevo prima la precisione anche da ingegnere, che ti permette poi di notare tutti i vari passaggi che abbiamo poi spezzettato e pezzo per pezzo rimessi in piedi, perché non è il semplice prendo una cosa che funziona con il cartaceo e l'automatizzo. No, non basta, non funziona. Questo l'ho visto poi fare, sì, no? Ma quello che funziona invece è poi tutto il processo che c'è dietro. Ed effettivamente la cosa che è stata molto utile è stata poi portare a automatizzare una serie di processi. Ma la cosa che ci ha dato maggiori risultati è stato il fatto del semplificare dei processi e di conseguenza liberare del tempo da alcune persone. Quindi nel mio caso, proprio da imprenditore, cosa vedo? Persone che prima dedicavano 2-3 mattinate a fare una serie di processi, che ora quelle 2-3 mattinate le hanno libere. Libere significa o tempo per sé, se vogliono, o se vogliono dedicarlo lato lavoro, possono comunque produrre di più, di conseguenza potenzialmente fatturare di più, aprire dei nuovi settori, quindi questo lato impresa è determinante. Quindi credo di poter riassumere in questi due concetti le cose che hanno fatto maggiormente la differenza. Bene Vincenzo, grazie per i complimenti e quello che hai condiviso. Ora andiamo un po' più sul concreto, sul discorso delle agende, che appunto è il focus di questo video. Raccontaci un attimo meglio, scendo più nel dettaglio, come abbiamo lavorato insieme sul discorso delle agende e qual è stato il risultato poi concreto che ti è arrivato da questa lavorazione. Sì, allora il discorso delle agende è stato interessante perché poi occupandomi di gestione del tempo abbiamo sempre avuto delle agende molto organizzate, però sono due aspetti completamente diversi. Una cosa è un'agenda organizzata, una cosa è un'agenda strutturata e automatizzata, quello è il lavoro che poi abbiamo fatto insieme. Il classico discorso da agenda cartacea a agenda digitale. Agenda digitale non è solo il mettere l'appuntamento in computer, ma è proprio tutto il processo che c'è stato dietro. Il tempo in realtà spesso quando si tratta di un cliente è anche tempo che stai regalando ai tuoi competitor per prendersi quello stesso cliente, quindi era tutto tempo perso che andava sfruttato, e quindi automatizzando questi processi con il Calendly, quelle cose che abbiamo inserito, queste automazioni che ci mettono direttamente in agenda, assegnandolo direttamente a quella persona che poi si ritrova direttamente l'agenda all'appuntamento, quindi nella sua agenda personale ha il suo appuntamento. Abbiamo semplificato notevolmente i processi e in questo modo ora è molto più rapido tutta l'organizzazione. Questo parliamoci chiaro, cioè il Calendly è la punta di un iceberg molto più profondo. Sì, assolutamente. Cioè, non passerebbe il messaggio del ok, basta prendere l'applicazione per sistemare le cose. Assolutamente no. Come dicevo prima, tutto il processo che c'è stato dietro per arrivare là, questo è stato determinante. Chiaro. E raccontaci poi il tuo approccio col discorso aziendale, perché comunque là, quando abbiamo lavorato insieme, hai avuto a che fare anche con tutto il pool dei professionisti. Esatto, questa è stata l'altra cosa interessante, quindi non lavorare semplicemente a contatto con te, che poi c'è anche un rapporto oltre che professionale di stima personale, ma poi vedere anche come tutto il lavoro che facciamo insieme venga poi scremato da una quarantina di persone ci saranno dietro che si mettono lì e l'idea di più persone, la testa di tante persone chiaramente riesce a creare poi un risultato nettamente diverso rispetto a quello che si può fare nel singolo, benché professionisti e tutto, però insomma, tanti professionisti insieme riescono a creare qualcosa di sicuramente più importante. Quello è stato molto molto utile. E più efficace. Ovviamente più efficace, che poi è l'obiettivo, certo. Il concetto di automazione è sempre un pochino aleatorio, è sempre un pochino, diciamo, fumoso, no? Non è qualcosa di concreto. Ecco, la mia domanda è proprio questa. Come tu hai percepito l'automazione prima, come la vedi oggi, e soprattutto come hai percepito anche il rapporto con Step to ROI, nell'ottica di dire, ok, ora per esempio ho un partner legato proprio all'automazione, cioè so che il mio riferimento sulle automazioni, oltre che 5 Step to ROI, ce l'ho anche internamente con le persone che hai formato, e quindi hai fatto dei tanti investimenti su questo. Raccontaci un po' questo. Credo che sia proprio un punto focale, nel senso che l'automazione ha sempre questo aspetto poco comprensibile, e occupandomi di gestione del tempo da tanti anni, in realtà mi sono accorto che poi è un processo che in qualche modo utilizzavo, però non
nel tuo settore, ma cercavo di automatizzare dei processi ed è un qualcosa che è sempre complesso far passare alle persone, perché si parla tanto di automazione ma non è mai chiaro. Personalmente credo che la cosa che faccia maggiormente la differenza in termini di automazione sia proprio l'idea del creare delle attività che vadano avanti senza che tu debba metterci delle energie mentali e delle energie emotive. Di conseguenza questo significa fare cosa? Non creare il famoso business automatico che ogni tanto si racconta, che è un po' forse una chimera, ma creare qualcosa che funziona anche senza di te, dove tu non sei per forza il fulcro. Quindi tu sai che oggi mi sveglio stamattina, non mi sento particolarmente bene, ho voglia di prendermi del tempo per me, ho comunque tutti questi processi che funzionano bene. Quindi questa credo che sia la cosa più importante lato automazione, se non altro quella che ha fatto maggiormente la differenza. La parte più importante che abbiamo visto insieme non è stata soltanto il creare l'automazione, quindi il fatto che adesso non ci mette più il focus. Ma attenzione, per creare quello che adesso Vincenzo, di cui adesso Vincenzo ci sta parlando, ha dovuto impiegare delle energie straordinarie. La verità è che oggettivamente Vincenzo si è impegnato sulla propria azienda, ha deciso di fare quel salto con le automazioni, ha deciso di dire ok, non ci voglio più dedicare quel focus nel medio-lungo, ma nel medio-lungo termine, ma nell'immediato ci dedico più energie per automatizzarlo. Io mi ricordo che le nottate, le robe, ce n'è voluta. Chiaramente per automatizzare un processo ci vuole del tempo prima, che poi investire del tempo per poi risparmiarne dopo. Nel gergo della gestione del tempo c'è una metafora che dice affilare la sega, no? Ti fermi un attimo ad affilare la sega per poi andare più rapido dopo e guadagnare del tempo dopo. Quindi questo credo che sia la cosa più importante. E sicuramente farlo con dei professionisti come te, le persone con cui lavori e tutto il tuo staff, tutto il tuo team è importante, perché comunque sono persone che continuano ad aggiornarsi continuamente e nel mondo rapido come quello che viviamo oggi credo che sia forse una delle caratteristiche più importanti. Ok, grande. E quindi per il discorso anche con il rapporto proprio con le automazioni ad oggi all'interno della tua attività, cioè come le vivi, come le vedi, come le vai a condividere con le persone che lavorano con te, perché spesso noi siamo anche accorti di questa cosa, che giustamente il pubblico che ci ascolta, che ci vede, lo starà sicuramente pensando, ma magari io posso automatizzare la mia attività o alcuni processi, magari le persone che lavorano nella mia azienda, questo in particolare per i small business, quindi con almeno 2-3 collaboratori in azienda a salire, le persone che lavorano nella mia azienda si potrebbero sentire un pochino, come dire, sai, messa in disparte? Sì, le automazioni, c'è nell'ottica di dire magari una macchina è più brava di me. Mm-hmm. Tu come l'hai affrontata questa cosa? Credo che debba essere gestita questa cosa, nel senso che lato imprenditore tu non puoi semplicemente inserire un'automazione e pensare che le persone e mettere da parte una persona, ma debba essere integrata, anche perché comunque il lato umano servirà sempre, non è un qualcosa che possiamo sostituire completamente, quindi anzi in alcuni business come nel mio lavoriamo a contatto con le persone è assolutamente determinante, quindi trovare il modo per farle funzionare bene insieme credo che sia importante. Nel mio caso non ho avuto nessuna difficoltà nel farlo perché ho un team molto aperto mentalmente, quindi sono stati molto, molto felici di semplificarsi il lavoro, però credo che sia una cosa su cui l'imprenditore stesso debba porre l'attenzione e poi i consigli che tu dai anche per come gestirlo debbano essere applicati sicuramente a pieno. Chiaro, va bene, grazie mille Vincenzo. Niente. Molte aziende in ambito formativo si sono dovute reinventare, hanno cercato di fare mille modi diversi, tante cose, ma l'abilità della Sei in Tempo è stata quella di non fare le cose arrangiate, ma di arrivare preparati. Ora magari non può passare il messaggio del si può essere preparati anche per la pandemia? Non sto dicendo questo, sto dicendo che si può essere preparati nell'ottica di avere un tempo di reazione molto corto, molto stretto. Ed è quello che ha caratterizzato Sei in Tempo nel progetto fatto insieme. E quindi cosa abbiamo fatto? Nel 2019 abbiamo lavorato con Sei in Tempo andando a ottimizzare una serie di processi, una serie di lavori all'interno dell'azienda. Tutto quanto andava benissimo, peccato che c'è stato il discorso pandemico di mezzo che ci ha un attimo destabilizzati da questo punto di vista. Quindi come dicevo prima ci sono state delle aziende che hanno fallito, altre che invece sono esplose durante il periodo pandemico. E cosa è successo? Noi esattamente con Sei in Tempo siamo riusciti a ottimizzare al massimo una serie di processi legati all'erogazione dei servizi in ambito formativo e alla gestione anche dei servizi legati all'ambito formativo e siamo riusciti a mantenere i fatturati invariati
anno prima, anno dopo rispetto alla pandemia, e ad aumentare in maniera proprio vertiginosa tutti gli utili. Quindi con SainTempo cosa abbiamo fatto? Abbiamo in primis eliminato l'azienda cartacea mettendo quella digitale. Come abbiamo fatto? Semplicemente andando ad analizzare i processi che c'erano dietro il fissare un appuntamento con l'agenda cartacea e riportandoli in formato automatizzato e digitale. Giusto per essere abbastanza diretti, prima che si faceva? Se entrava una persona e si parlava con un potenziale cliente, si chiamava al responsabile che poteva fissare un appuntamento con questa persona qui, si vedevano le disponibilità, si incrociavano con il potenziale cliente, da lì si attendeva una conferma da parte del potenziale cliente della persona da fare la chiusura, si fissava in agenda un appuntamento, poi successivamente si faceva l'appuntamento, tutto quanto, ogni volta che si entrava in ufficio si firmavano delle modulistiche cartacee, nome, cognome, email, cellulare, firme, robe GDPR. No, basta. Ora è tutto molto più snello, tutto automatizzato con l'utilizzo di Calendly, che è uno strumento che ci permette di automatizzare tutta quella che è la calendarizzazione delle agende digitali, ovviamente. Il reminder per ricordare alle persone di venire in appuntamento, i reminder che possono essere sia mail che SMS, quindi una figata, ci permette di automatizzare tutto questo processo e siamo passati da una lavorazione molto importante a una diretta, dove per diretta intendo inoltrare un link al cliente e vai. Cioè, per capirci, siamo passati da giornate, quindi di scambi, di messaggi, di robe, fissare l'appuntamento, a tieni, invio il link, clicchi e fissi l'appuntamento. Stop. E l'altro aspetto su cui abbiamo lavorato con SainTempo è il discorso legato alle persone, quindi a ottimizzare al massimo tutte le attività che le persone svolgevano quotidianamente all'interno dell'attività affinché potessero produrre di più in termini economici e in termini temporali. Quindi, ricapitolando, con l'azienda SainTempo abbiamo lavorato su questi due aspetti, applicando il metodo 5 Step to ROI, ovvero ottimizzare tutta quella che è la carta all'interno dell'azienda, andando a eliminare le agende cartacee e inserendo le agende digitali con l'utilizzo di Calendly, che è un ottimo strumento per automatizzare tutto questo processo, e abbiamo lavorato sulle persone. Quindi abbiamo ottimizzato il tempo che ogni persona dedicava all'attività affinché a parità di tempo riuscissero ad essere molto più redditizie per l'attività. Ma c'è un'altra cosa che è stata veramente importante, una cosa che oggettivamente ha dato più risultati in assoluto. Resta con me, che adesso te la svelo. Ti piacerebbe fatturare di più in meno tempo, oppure poter prendere nuovi clienti o gestire nuovi progetti senza dover assumere nuove persone? Pensa che queste sono solo le basi del nostro metodo. Processi, automazioni, strumenti, scadenze, non hai idea di quanto possa ottimizzare e di quanto tu possa realmente guadagnare dalla tua attività. Per scoprire quanto tempo stai perdendo in questo momento, quali sono le aree da migliorare e cosa mettere in pratica per ottimizzare da subito la tua azienda, allora clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita con noi. Il consiglio che voglio darti si racchiude in 3 parole, gli amici americani sono molto bravi a stringere, ovvero less is more, ok? Meno è meglio. Questo perché te lo dico? Perché spesso quando siamo entrati in contatto con questa tipologia di attività, ma anche con tantissime altre aziende, ci siamo resi conto che tutti i processi erano complessi, erano lunghi, ci volevano tante energie, tante risorse per gestirli. Se tu invece, furbo, riesci a ottimizzare al massimo tutta la filiera, stringerla veramente al succo e andare a dare questo distillato di processi a chi collabora con te, la tua azienda raddoppierà la redditività. Che poi pensaci, un po' come ha fatto Let's nel 1812, quindi 200 anni fa, che ha preso un diario, preso un calendario, li ha messi insieme, ci ha fatto l'agenda, così puoi fare tu. Prendere questo video, prendere questo spunto, unirlo, applicarlo alla tua azienda e ottenere risultati che non avrai mai visto. Bene, quindi con il discorso dell'agenda hai già un bel po' di strumenti da poter applicare. Se anche tu sei un imprenditore italiano di una piccola e media impresa e hai a che fare quotidianamente con la gestione contabile della tua azienda e ti piacerebbe automatizzarla, nel prossimo video spiegherò esattamente come fare ad automatizzare al 100% tutta la gestione contabile della tua attività.